parlare di lavoro oggi e ci vuole un bel coraggio. La società è cambiata molto in questi anni, in particolare il numero delle persone che non lavorano ha superato abbondantemente il numero di persone che lavorano. Fino a pochi anni fa il 1° maggio era una festa molto sentita e radicata, c'erano sfilate, c'erano bande, concerti in tutti i comuni e nelle famiglie si festeggiava. Per esempio, nella mia famiglia si radunavano tutti i fratelli di mio padre, erano in 10 con i rispettivi consorti e per tutto il pomeriggio andavano avanti a Lambrusco e a canzoni di lavoro. Volevo farvene sentire una che è molto carina. Al Vilancia pala sapa va a sapere al Formiton, al lavora calza massa per matire il suo padrone. Sua moglie la mattina tosse il ferro e la vaschera, che il padron con la sua signora va in campo a passeggiare. E bim bam bom te vinante un gran caglion se il padrone al vol magliera de calvaga lavorare. Te vinance a palamsora va in campo a sgar la cama, che il padron con la tua signora fa molto complimenti. A piesi pa, a pieno per verità. Non t'aiuta a far fame e poppa per manda via. E bim bam bom te vinante un gran caglion se il padrone al gol maniera de calvaga lavorare. E così via. Ci sono al mondo 7 miliardi e mezzo di esseri umani. La forza lavorativa è di 6 miliardi di persone. 2 lavorano in regola, diciamo, tra dipendenti e autonomi. 1 lavora in nero, 1 miliardo, 1 è disoccupato e 2 sono alla canna del gas, che vuol dire che campano con meno di $2 al giorno e fra questi ce ne sono almeno 50 o 60 milioni, pari quindi alla popolazione italiana, che sono in totale schiavitù. E si è arrivati a parlare anche di solitudine dei lavoratori, perché sono scomparsi dalla scena politica e mass mediatica. Per usare una espressione di Airaudo, appunto di Giorgio Airaudo, la solitudine dei lavoratori è il dato più evidente nella nostra società. In Italia, per esempio, dati INPS 2017, gli operai, con la classifica operai, sono 8 milioni e mezzo, pari al 56% della forza lavoro totale, quindi impiegati e altre categorie, che sono 15 milioni e 300 mila, quindi sono la maggioranza. Ora, volevo farvi sentire un brano che spiega tutto questo in un modo molto potente. È un brano di Luca Bassanese e il cui titolo è La classe operaia non va in paradiso. La classe operaia, c'è la TV e il plasma, la classe operaia ha votato centrodestra, qualcuno ha ingannato la classe operaia non va più in paradiso. Per ogni giovane che esce laureato c'è un nuovo cassa integrato e se provi a domandare più lavoro ti rispondono in coro: il lavoro non c'è, il lavoro non c'è, no, non chiederlo a me se il lavoro non c'è. Ma qui c'è da domandarsi prima quale sia il senso del lavoro, dignità e futuro, oppure la classe operaia, c'è la TV al plasma, la classe operaia ha votato centrodestra. E allora di cosa ti lamenti? Se il tuo sogno è legato a un gratta e vinci, torniamo a parlare di lavoro e chiediamoci in coro: il lavoro cos'è? Il lavoro cos'è? È forse un istinto naturale, il senso del tuo divenire? La classe operaia alla TV e così via. E chiudo dicendo che ovviamente il mondo della musica non è indenne da queste trasformazioni e, come ci insegna questo economista che si chiama Kruger, che ha scritto questo stupendo libro Economia Rock,
le dinamiche in essere sono totalmente presenti nel mondo della musica e lui lo spiega perfettamente. È stato capo economista di Obama ed è appunto morto recentemente. Volevo appunto farvi sentire un altro brano che riassume tutto quello che cerchiamo di dire. Mi serve l'armonica, dammi un'armonica. Il brano si chiama Il mondo del lavoro e l'autore è Massimo Manni. Il mondo del lavoro è un campo di battaglia, per giungere al traguardo non vinci una medaglia. Il mondo del lavoro non sei più un'opinione di chi a giudicarti neanche sa il tuo nome. Precario ci sei nato, precaria la tua vita, nel mondo del lavoro sei sempre in salita. Oggi nel lavoro sei vecchio 50 anni, nessuno più ti vuole, neanche a 40 anni. Mentre la pensione te la fanno vedere, quando starai in piedi soltanto col bastone, mentre poi tuo figlio campa col sussidio e cerca nell'ignoto un posto di lavoro. Buon lavoro a tutti! Il lavoro è sempre stato un problema. Nel mondo antico sicuramente era considerato come qualcosa di impuro. Cicerone nel De Officiis, questo testo che fonda l'economia romana, ci parla proprio del lavoro come qualcosa di ignobile, di volgare, non v'è nulla di nobile in una bottega, ogni mestiere, ogni artigiano pratica qualcosa di ignobile. Ma era così anche nel mondo ebraico. Maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai cibo, mangerai il pane col sudore del tuo volto. Questa maledizione fondamentalmente è legata al fatto che come esseri umani non siamo in grado di provvedere ai nostri bisogni primari e quindi siamo costretti a ricorrere alla tecnica, a costruirci degli artefatti. L'aspetto paradossale però è che questa maledizione ha generato il mercato, il flusso monetario, il dio denaro. Una maledizione diventa divinità. Infatti pecunia non olet, dicevano, no? Ma in realtà pecunia olet, perché pecunia deriva da pecus, che significa gregge, pecora, che era la moneta di scambio per i riti sacrificali al tempio. Ecco il mio capretto, Dio, dove sono i tuoi doni? Ma è divinità perché oggi in molti sono costretti o obbligati a sacrificare la propria dignità, la propria salute, il nostro stesso pianeta per il dio denaro. E allora vi lascio con un paio di domande, giusto per continuare a lavorare sul senso. Quale può essere l'antidoto in grado di liberarci dalla schiavitù e dalle false promesse del business? Quale risposta può unificare il sacrificio e la dignità, la fatica, la realizzazione, il tempo concepito come una quantità al tempo come qualità ricca di senso e significato?